ha avuto affanni notevoli, tanto da rischiare grosso più di una volta e poi salvatosi più di una volta per certi indugi inutili degli attaccanti ascolani, così sul finire del primo tempo come, e lo state vedendo, all'inizio della ripresa. Fioccano le ammonizioni, in tutto 5. Poi le radioline diffondono il pareggio dell'Atalanta. Il boato funziona da molla per i giocatori azzurri che sciorinano una delle più travolgenti ed apprezzabili azioni fino a quel momento imbastite. Maradona si agita, invoca palla, Careca lo ascolta e da questo contropiede nasce il gol del 3-1 che dà la carica al Napoli. È un Napoli che si riscatta sul piano del gioco. Questo tacco di Diego esalta i compagni e li coinvolge in una girandola di passaggi che ubriacano la difesa ascolana. Dopo De Napoli entra in azione Crippa, poi il tacco di Careca dà seguito al samba e lo stesso brasiliano smarca Crippa per il tiro conclusivo. È il gol che fa commuovere il ventenne ex torinista che chiede l'applauso alla folla della curva A. Poi torna per il deferente inchino a Sua Maestà Careca. Maradona e Careca, 3 gol in 2. Che ne dice Bersellini? Sicuramente non sta a me riscoprire il valore di questi uomini che non puoi concedere mai a loro nessunissima distrazione. Noi qualcuno l'abbiamo commessa e loro ci hanno castigato immediatamente. Allora, avete deciso, è ufficiale, silenzio stampa? Sì, l'abbiamo deciso anche prima della partita, cioè i giocatori tutti d'accordo hanno deciso prima della partita di fare silenzio stampa. Ma perché? Perché vogliono stare un po' tranquilli, visto tutto quello che è stato detto e fatto nei giorni passati. Lei è muto, Presidente, anche il microfono è chiuso, no, è aperto, ma lei non parla mai in genere. Adesso che non parlano i giocatori potrebbe parlare lei. È una buona ragione per non parlare. Buongiorno Presidente. Del Napoli, Luciano Moggi, general manager. Allora, si legge di attriti, di blackout, di anatemi televisivi, di intervento del presidente. È tutto un polverone ed eventualmente alzato da chi? Attriti non ce ne sono. Chi abbia alzato il polverone non lo so, ma l'ambiente è tranquillo, quindi noi non dico che non ci interessa quello che dicono all'esterno, ma poco, più o meno. Ci interessa soltanto quello che dice il campo per adesso sta parlando a favore nostro. L'ambiente napoletano dunque sembrerebbe tranquillo e occorre proprio serenità per affrontare una trasferta insidiosa come quella di Bergamo. L'Atalanta dei miracoli, senza Fortunato e il bomber Evair, sa che le risulterà difficile andare in gol. Non può quindi permettersi di lasciar giocare l'avversario, altrimenti potrebbe scivolare sulla classica buccia di banana. Con tali premesse si assiste inevitabilmente a un incontro spigoloso, spezzettato e con 2 soli tiri in porta. L'ottimo arbitro Pairetto dovrà estrarre 6 volte il cartellino giallo. I falli non si contano ed è bene specificare che le ruvidezze sono giunte da entrambe le parti. Nel primo tempo emerge l'aggressività del centrocampo bergamasco con Pritz uomo ovunque. La formazione di Mondonico tiene meglio il campo ma non riesce a concretizzare. Discorso opposto per i partenopei che sfruttano la prima occasione da gol. Sul cross di Crippa, Maradona incanta per tempestività e segna di testa. È il 40°. Splendido lo stacco dell'argentino, cui è dedicata la vignetta del giornalino locale, che ricorda una sua furberia nella gara d'andata. Le mani le uso solo per lanciare le pelotas. Stromberg, invece, in questa circostanza le adopera per fare gol. Lo svedese non inganna l'arbitro e finisce sul taccuino dei cattivi. Si va al riposo.
La rotta verso gli spogliatoi è però turbolenta. Dagli spalti piovono oggetti e pare che una radiolina si sia sintonizzata sulla lunghezza d'onda di Carannante, che però esclude di essere stato colpito. No, sfiorato. No. Ripresa senza l'Atalantino Progna, bloccato da una distorsione al ginocchio. Esposito ne eredita il ruolo di libero, mentre Mondonico schiera Serioli per rafforzare il reparto offensivo. Proprio il nuovo entrato, su invito di Pritz, fa provare un brivido a Giuliani. L'Atalanta preme orgogliosamente, il Napoli agisce in contropiede. Di fronte a un duetto Maradona-Careca, anche il rugby può suggerire la contromossa. Il pareggio bergamasco, meritato, arriva al 13°. Crippa trattiene Bonacina per la maglia ed è punito col calcio di rigore. Freddo e preciso, Nicolini realizza dal dischetto. 1-1. Non c'è altro da segnalare, a parte un nervosismo tangibile e il lentissimo trascorrere degli ultimi minuti. Emiliano Mondonico è soddisfatto, come del resto Ottavio Bianchi, che ottiene un punto nella sua città adottiva. Chi si lamenta è il presidente napoletano Ferlaino. Noi abbiamo giocato in una specie di clima di intimidazione. Dal primo e al secondo tempo c'è stata un'aggressione a un nostro dirigente, c'è stato un giocatore del Napoli che è stato colpito. E in tutta la partita c'è stato questo gioco pesante, ossia è inutile giocare, spendere dei miliardi per fare una squadra tecnica quando poi questa squadra non è impossibilitata a giocare. Bianchi Mondonico è stata una partita dura, accesa, bella, soddisfacente per voi del Napoli. Facciamo parlare prima lui che è giusto, è più giovane. No, penso che sia stata una partita vera, una partita con i giusti contenuti. D'altronde penso che sia normale che sia così quando si incontrano grosse squadre come il Napoli. Mondonico, il presidente Fellaini ha parlato di clima di intimidazione nei confronti del Napoli, da parte forse del pubblico, della squadra atalantina stessa. No, i ragazzi del Napoli, uscendo anche alla fine del primo tempo, ci hanno fatto i complimenti ai miei ragazzi per la gara che stavamo giocando. Penso che sia la risposta migliore. Sì, abbiamo incontrato una squadra molto vigorosa dove non abbiamo potuto, a dire la verità, sviluppare molto il nostro gioco perché è stato un gioco molto spezzettato. Però un punto positivo, anche se chiaramente in un certo momento si pensava di vincere, ma questo non è stato possibile. Sentite, si parla sempre tantissimo del vostro futuro, della prossima stagione, allora? Ma penso, io ho il contratto con l'Atalanta anche per l'anno prossimo. Mi auguro di potermi rimeritare la conferma all'Atalanta. Lei? Per me è l'allenatore giusto per il Napoli.